Vi ricordate Warzone 1? Quell'atmosfera grigia, pesante, quasi soffocante della prima Verdansk. C'era un senso di appartenenza, una coerenza estetica che ci faceva sentire parte di una zona di guerra. Oggi non ci troviamo più in una zona di guerra, siamo in un circo, un Luna Park digitale dove Nicki Minaj spara un coniglio antropomorfo mentre un operatore fatto di lava salta fuori e ti attacca al muro. Warzone è diventato il carnevale più armato del mondo. Ma a che prezzo? L'immersione è una merce reperibile e Activision l'ha svenduta al miglior offerente. Ogni volta che una skin viene rilasciata, un pezzetto di quell'atmosfera originale muore. Ultimamente mi chiedo spesso a cosa stiamo giocando esattamente. È ancora uno shooter militare o è diventato una sfilata di moda per adolescenti con la carta di credito dei genitori? Il problema non è solo estetico, è psicologico. Quando il contesto visivo crolla, il gioco smette di essere un mondo in cui rifugiarsi. Diventa un negozio. Non sei più un soldato che lotta per la sopravvivenza, sei un consumatore che corre tra scaffali digitali carichi di plastica fluorescente. Sanno esattamente cosa stanno facendo, lo sanno che vedere un clown che ti uccide fa arrabbiare e la rabbia è un'emozione potente quanto il divertimento. Hanno capito che lo shock visivo vende più del realismo. Più una skin è assurda, più è visibile, più è desiderabile per chi vuole distinguersi in un mare di mediocrità. Hanno insomma barattato la dignità di un franchise storico per qualche punto percentuale in più nelle vendite trimestrali. Ma guardatevi intorno, questo design non è fatto per durare, è fatto per essere consumato e sostituito. È il fast fashion applicato ai videogiochi. Un circo dove gli artisti cambiano ogni settimana, ma la musica è sempre la stessa e diventa ogni giorno più stonata. E poi c'è il lato tecnico. Come puoi pretendere di essere un esport serio quando certe skin diventano praticamente invisibili in certi angoli della mappa? Il circo non è solo brutto da vedere, è anche ingiusto. Il caos estetico crea un rumore visivo che distrae. Non stai più combattendo contro un avversario, stai combattendo contro un glitch grafico travestito da supereroe. E la competizione muore sotto il peso del marketing. Forse sono io che sto invecchiando, forse è il gaming che è cambiato e io sono rimasto fermo all'idea romantica di ciò che è stato un tempo, ma non credo che sia così, credo che ci manchi quel senso di gravità, ci manca l'idea che le azioni abbiano un peso e che il modo in cui le compiamo abbia un senso. Continueremo a giocare perché il loop è forte, perché la dopamina è un padrone spietato, ma ogni volta che vedo quel circo animarsi sento che abbiamo perso qualcosa di irrecuperabile. Siamo passati dal voler essere soldati al voler essere visti e c'è una differenza enorme tra le due cose. Fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti, io sono Elia e questo è il mio umile pensiero.